Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Leone, ascendente Leone, Luna o Venere in Leone. Andiamo a vedere come sarà questo agosto 2024 e partiremo oggi da tutti gli oracoli degli Angelion, quindi includiamo tutto e vediamo cosa ci esce. Quindi dalla parte centrale noi vedremo il corpus generale di tutto, della tua missione dell'anima in questo mese, in qualità di karma e di dharma, ossia le sfide, i talenti, le potenzialità a cui dovrai andare incontro per realizzare la tua missione di vita in tutti gli ambiti. Quindi invito tutte le ragazze nuove e i ragazzi a studiare i contenuti dei miei podcast, l'arte sciamanica, l'arte del vivere e risvegliare la coscienza. Soprattutto per quanto riguarda il tutto, partite dal podcast Fiamme gemelle, anime gemelle, la chiave assoluta di tutte le relazioni, perché capite anche i termini che utilizzo nell'esposizione della storia che ci racconteranno i tarocchi e mettere in pratica gli insegnamenti appresi, va bene? Allora, partiamo a livello generale. Qual è la missione della tua anima in questo mese e poi vediamo dove puntano l'attenzione, in quali ambiti, lavoro, relazioni, vediamo dove puntano l'attenzione e poi ci andiamo a vedere nella parte più specifica dell'amore. Ok. Allora, missione dell'anima in questo mese. Come si manifesterà il tuo sposo o la sposa celeste in tutti gli ambiti della tua vita? E vediamo un po' qual è l'attitudine, vediamo prima di tutto che carta esce e poi ti dico tutto. Leone, missione dell'anima in questo mese. Vediamo. Leone, missione dell'anima. Vediamo un po'. Vediamo che carta è. Il regno delle ombre. Siamo in una posizione intermedia in cui possiamo avere a che fare con la nostra mente razionale che ci fa vedere il contrario di quello che è. Ci stiamo qua apposta per farti vedere quello che veramente è, ok? Andiamo a vedere, quindi in tutti gli ambiti della tua vita avrà a che fare con una certa ombra che tu dovrai illuminare. Ricordiamo che nel mito di Amore e Psiche, come vi insegno sempre, l'ombra è creata dal lume della ragione, della razionalità. Quando noi accendiamo il lume, come ci insegna il mito di Amore e Psiche, quando Psiche accende il lume per vedere chi le dorme accanto e incontra il Dio più bello di tutti gli dei, il Dio amore sparisce. E quindi dobbiamo andare incontro alla fede in questo mese, in tutti gli ambiti, e dobbiamo co-creare insieme alla nostra mente creativa e non alla mente razionale, in tutti gli ambiti. Adesso andiamo a vedere cosa ci dice il regno delle ombre. Vediamo. Vediamo un po', regno delle ombre, vediamo un po' cosa ci racconta. Qual è l'attaccamento, la paura che abbiamo? Vediamo un po' e la risolviamo. Siamo qua apposta, ragazzi. Vediamo. Il sole nero è detto anche il terzo chakra, il plesso solare, la volontà. Nulla ti è ostile, osserva le cose per come esse sono. Allora, il sole nero è anche il terzo chakra, ha a che fare con la stima in te stessa, in te stesso. Allora, ragazze e ragazzi, quando parliamo di stima e autostima, non è la stima in te stessa, in qualità di soggetto, in qualità di ego, in qualità di accumulo di credenze dell'ego, il soggetto.
perché la società ci vuole distinti e separati dal tutto, dall'altra persona, dalle cose. Ok. Noi siamo una coralità di spiriti che ci vivono dentro. Noi siamo lo spirito della bambina interiore, lo spirito del genio, lo spirito, lo spirito dello sciamano. Noi siamo tutto, ragazze mie, tutto. Siamo in connessione con tutti gli spiriti. E allora qua, siccome è terzo chakra, no? Che è la volontà, l'autostima, quando dici io stima in me stessa o in me stesso, qual è il corpus di questo mese per te, Leone? Il re della foresta. Sì, il re della foresta, compassionevole, amorevole verso tutte le creature della foresta, verso tutti gli spiriti che ti sono dentro. Allora, è proprio la volontà. Allora, quando dici io stima in me stesso e in me stesso, tu devi dire io stima nella coralità degli spiriti che mi abitano. Allora, fai la meditazione che vi ho postato per manifestare la tua natura selvaggia, che ha a che fare con gli spiriti degli elementi, aria, terra, acqua, fuoco. Appellati alla tua natura selvaggia affinché tu potrai avere l'autostima che ti serve, la stima nella coralità degli spiriti che ti abitano per la tua natura selvaggia. Abbi fede nel tuo valore. Per recuperare il valore, fatti la meditazione ogni giorno, almeno 3 volte al giorno, quelle che vi ho postato sul canale in questo mese. Fate questo lavoro pratico, per favore. Fate questo lavoro pratico, perché la via esoterica è una via empirica, non è una qualcosa che sai, deve rimanere nella mente. Devi agire praticamente, quotidianamente con ciò che hai conosciuto, con ciò che sai. Allora mettitelo nel programma che in questo mese, siccome c'è il regno delle ombre, in tutti gli ambiti, fai le meditazioni che ti portano ad avere la conoscenza vera, che è quella intuitiva, quando ti appelli alle forze che ti governano. E allora sì che potrai dire io ho fede in me stessa, cioè io ho fede negli eventi e io stima in me stessa, perché dirai io ho fede, io ho stima nella coralità degli spiriti che mi abitano, di cui io ho rispetto, reverenza e di cui io sono espressione e manifestazione. Mi spiego? E nulla ti ostila. Vediamo un po' qual è il principio cardine archetipico che dobbiamo sviluppare. Vediamo, in questo mese. Su che archetipo batte questa mancanza di autostima? Nel principe, nell'amore. Incanto romantico e potenziale di potere. Mi batte sull'amore, il principe ha a che fare con... Allora, il principe ha a che fare sull'amore nella realtà 3D con una persona a livello romantico. Può avere a che fare in questo, ma il principe, come vi ho spiegato anche nella luna piena che è uscita del mese di luglio, va bene? Che era luna piena in Capricorno, dove è uscito il principe. Chi è il principe? Il principe è il tuo sposo celeste, la tua sposa celeste. Cioè è colui o colei a livello divino con il quale tu devi cooperare. Tu devi cooperare con il tuo sposo celeste o sposa celeste, o sei superiore, chiamiamolo come vogliamo. Devi creare, devi lasciarti ispirare dalle idee creative e avere fede nelle immagini che il tuo sposo, sposa celeste ti manda. Non devi cooperare con la mente razionale, altrimenti crea oscurità, il sole nero. Va bene? Allora ragazze mie e ragazzi, riguardatevi almeno 11 volte il video Fiamme gemelle, anime gemelle, perché quel video non parla d'amore, inteso in amore romantico. Quel video parla dell'amore vero che poi si riversa anche in un amore romantico. Va bene? E allora, detto questo, voglio vedere a livello generale come si manifesta questo e poi ci andiamo a... anzi, prima di questo, ragazzi, voglio metterci pure l'approccio sciamanico, così abbiamo ancora più informazioni. Qual è l'approccio sciamanico? Stiamo già sciamanizzando, sapete che sciamanizzare significa raccontare una storia diversa della tua vita affinché la realtà che vivi si palesi in questa nuova storia. Vediamo. Sì, le molte vie. L'approccio sciamanico è questo. Allora, non dare retta alla mente.
Le molte vie, di via ce n'è una sola. La mente ti può dire tante cose, tante vie, segui questo piuttosto che quest'altro, non fare questo, siccome hai poca stima negli spiriti che ti abitano, o meglio, hai stima, il fatto che noi abbiamo poca autostima, che si ha poca autostima, è perché ci vediamo soli, distinti e separati dagli spiriti che ci accompagnano. Quando tu recuperi la consapevolezza che sei una coralità di spiriti, che dentro di te c'è il mago, c'è il genio, c'è lo sciamano, la sciamana, il bambino interiore, la bambina interiore, i tuoi avi, i tuoi antenati, quando senti tutti questi spiriti, allora di via ce n'è una sola. Le molte vie sono le vie dell'ego, della mente. Va bene, ok. Abbiamo capito come praticare. Rivedetevi questo video più volte durante il mese, ragazze mie, e ragazzi, mettetevelo dai preferiti e guardatevelo. Ok. Allora, mettiamoci i tarocchi. Vediamo, a livello generale, come si esplica questo. Leone. E infatti abbiamo 10 di bastoni, la regina di bastoni, qua ci sei tu, il 4 di denari. Le vogliamo rompere queste barriere del 4 di denari, per favore? Perché qua ci sei tu, regina di bastoni, va bene? Piena o pieno del tuo potere. Bene. Prima di te c'è una situazione pesante, 10 di bastoni, che ha a che fare con tante circostanze che ti hanno potuto pesare nei giorni o nei mesi precedenti. Bene. 4 di denari mi dice: sto nella mia gabbietta, sto nel mio... Perché? Perché non credo tanto in me stessa. Non credi in te stessa perché non ti sei fidata del fatto che tu sei una coralità di spiriti. Dentro di te c'è il mago, il genio, lo sciamano, il bambino interiore, bambina interiore, mi spiego? No. Quindi stiamo in una condizione di chiusura in noi stessi perché non ci crediamo in noi più di tanto. O comunque sia, rispetto ad alcune cose, magari in altre ci sei riuscito, in altre... ok. Vediamo un po', due altre. L'asso di spade e la giustizia. Wow, alla fine prenderai decisioni sulla base della tua maestria. Allora ti dico una cosa, per quanto di qua io vedo asso di spade, la giustizia. Arriverà giustizia laddove le situazioni sono state ingiuste. Perché? Perché già facendo questo lavoro, dicendo quello che ti ho detto adesso, noi abbiamo sciamanizzato. Quello che ti ho detto sta già lavorando adesso nel tuo subconscio e te ne accorgerai in questo mese, perché tu avrai la forza di avere la chiarezza, asso di spade, di fare le cose giuste secondo come ti ho detto qua. Stima in te stessa o in te stesso, stima nella coralità degli spiriti che ti dominano. Allora abbattiamo queste barriere. Allora che cosa succede all'esterno? Che siccome l'esterno ti proietta tutto quello a cui tu vibri all'interno, cosa succede? Che facendo questo lavoro tu avrai comunicazioni di giustizia, quindi situazioni che sono state pesanti per te, riguardanti magari delle chiusure, mi può parlare di diverse cose qua. Vediamo un po' di che parlano queste comunicazioni asso di spade, la giustizia. Di 9 di bastoni, situazioni che ti hanno fatto stare sulla difensiva, ancora asso di spade, la giustizia. Asso di bastoni. Ci saranno opportunità nuove riguardanti la giustizia, anche delle cause, anche situazioni ingiuste che possono manifestarsi o che si possono essere già manifestate e stavi lì aspettando di vedere se si risolvevano. Tutti gli ambiti applicatela, poi vedete dove vi risuona. Quindi qua ci sono, c'è sia la tua determinazione ad andare incontro a questa innovazione, prendere decisioni giuste in conformità di quello che ti ho detto, del valore in te, di via ce n'è una sola, mi raccomando, e sia comunicazioni di questa natura qui. Vediamo di che parla questo 4 di denari. Sì, 4 di denari. Del mondo, qua avviene una nuova tappa di apertura. Si chiude una sensazione, qua abbiamo l'8 di denari, molto di voi riguarda il lavoro. Le cose vanno a tuo favore, si aggiustano cose che sul lavoro magari non sono state giuste per te, si sono rivelate un po' pesanti. Una nuova tappa per te in questo senso. Firma anche di contratto, firma anche di contratti, firme di questa natura qui.
Vediamo al positivo, Leone. Il 9 di coppe al positivo, bellissimo, riacquisti completamente l'autostima, consapevole del fatto che sei una coralità di spiriti che ti abitano e non sei un soggetto separato dal tutto. Il 9 di coppe mi parla di desideri compiuti, di stare bene finalmente, di avere la perfetta coscienza che tu sei un tutto. Guarda il sole, felicità, qua ci sei tu, Leone. Guarda, ti vedo proprio metterti da parte completamente le situazioni di penuria emozionale, raggiungimento di obiettivi, 9 di coppe. Quale può essere il lato negativo? Il carro. Il carro mi parla che non vedevi avanzamento, però adesso lo vedi, Le situazioni non avanzavano, circostanze pesanti, una stabilità non c'era a livello economico o come la volevi tu, insomma. Perché il carro al blocco? 9 di spade, c'erano preoccupazioni inerenti, ci possono essere in questo mese, poi le risolvi già a metà mese o a fine mese, preoccupazioni 9 di spade inerenti all'avanzamento o un trasferimento o un avanzamento relativo alla tua stabilità, cose che erano frenate, non avanzavano. Avanza. Va bene? Vediamo che cosa ci dicono le fate adesso. Iniziativa imprenditoriale, mi parlano di lavoro. Se per esempio eri preoccupata per un'iniziativa imprenditoriale o qualcosa che ha a che fare con il lavoro o in un tuo progetto che non avanzava, c'erano dei blocchi, avanza in questo mese e sarai felice di questo, o nel lavoro in genere. Vediamo ancora due altre. Guarigione emotiva, avverrà una guarigione rispetto a situazioni pesanti. E figlia, per molti di voi questo ha a che fare con vostra figlia. Una guarigione per vostra figlia, nel senso, se avete una figlia e stavate pensando all'iniziativa imprenditoriale della figlia, questo vi preoccupava, eravate preoccupate di questo, e si risolvono, avrete notizie della vostra figlia in questo senso. E figlia ha a che fare anche per tutte voi e tutti voi della guarigione emozionale della vostra bambina interiore o bambino interiore. Se parliamo di bambino interiore, ha a che fare con la vostra parte femminile, che è quella creativa, che è quella che vi fa sentire la coralità degli spiriti che vi abitano e non vi fanno sentire separati dal resto degli spiriti del mondo. Quindi c'è una guarigione emozionale rispetto alla tua bambina interiore che ti darà l'opportunità di manifestare nella materia un desiderio compiuto. D'accordo? Wow, ragazze mie! Bellissimo! E detto questo, adesso ci analizziamo l'amore. Allora, andiamo a vedere nell'amore, sia che tu abbia qualcuno, sia che non ci sia nessuno. Ricordiamo la parte centrale per te del mese di agosto 2024 è quello proprio della stima in te stessa o in te stesso, nella coralità di spiriti che ti abitano. Allora, vediamo come si manifesterà questo. Prendiamo prima di tutto queste altre carte oracolo, una carta guida in questo mese. Incontro mediante sincronicità. Qua ci saranno degli incontri, un incontro per caso, un incontro in un bar, un incontro questa mi parla anche di un incontro, sai, vedete, con gli ascensori. Ci sono degli incontri mediante sincronicità, cioè l'universo vi farà incontrare insieme a un'altra persona, a qualcuno. E sono anche imminenti questi incontri. Vediamo un po' di che cosa si tratta, mettiamo una carta guida prima di farci la stesa completa. Leone. Due di spade, tu non te l'aspetti proprio questa cosa? No. Vedi, cavaliere di denari, non te l'aspetti proprio, vedo che l'amore è fermo, è bloccato, oppure arriva una persona nuova e tu non sai bene che decisione prendere. Ricordati le molte vie, di via ce n'è una sola. Se arriva una persona e non sai cosa fare, la persona nuova, fatti la meditazione che ho messo sul canale nella playlist L'arte sciamanica, quella di quando devi incontrare qualcuno o prendere una decisione su cosa fare, va bene? E verrai ispirata.
o ispirato, quindi o tu non vedi ancora questo incontro e quindi non ne sai niente, l'amore è fermo, oppure non sai che decisione prendere rispetto a una persona. Vediamo un po'. Allora, Leone, agosto 2024, amore, quattro di coppe, 5 di denari, abbiamo un po' di abbattimento d'animo, abbassamento d'animo, forse siamo insoddisfatti perché una persona non ci dà il valore che meritiamo, o abbiamo avuto questa sensazione di disagio emozionale, inappetenza emozionale perché non abbiamo persone che ci danno il valore che meritiamo, non sappiamo cosa pensare, abbiamo un po' di questa energia qui, va bene. E l'autostima che ti ho detto, siamo nel regno delle ombre in questo mese. Allora, energia attuale, positiva, negativa, passata, futura e conclusione di energia futura. Abbiamo 5 di denari, paggio di denari, 8 di coppe, 10 di denari, il mago. Allora, io qua vedo che c'era un inizio con qualcuno, magari c'è stata una convivenza o c'è stato qualcosa, qua il mago 10 denari, poi c'è stato un allontanamento emotivo, una comunicazione, paggio di denari e poi un depauperamento di nuovo, una sensazione di emozionalmente un po' bassa. Oppure qua vedo che ci sono un po' di preoccupazioni, anzi legate un po' all'attività lavorativa, magari fate lavori di natura di casa, di architetti, costruttori, non lo so, alcuni di voi possono fare questo tipo di lavori qua. Magari siete preoccupati sul lavoro, oppure il lavoro va bene, però a livello emozionale ha influenzato un po' il lavoro, non lo so. Vediamo un po'. Allora, Leone, energia attuale, cosa succede in amore? 3 di denari, vi vedo molto impegnati sul lavoro primariamente qua. 3 di denari, molto impegnate o impegnati sul profilo lavorativo. Al positivo arriva un cambio, arriva la morte, arriva un cambio. Al vostro positivo, vediamo il blocco qual è. 7 di coppe. Alcuni di voi hanno delle opzioni però non sanno cosa scegliere, avete un po' di confusione mentale, diciamo, un po' la confusione mentale vi blocca. Oppure qua state avendo a che fare con una persona molto impegnata sul profilo lavorativo che vi dà confusione, però arriva un cambio. Oppure state avendo a che fare con una persona che, essendo impegnata su altri fronti, è distratta e questo a voi vi genera un po' di ansia. Vediamo il passato, asso di denari e il paggio di spade. Io qua vi vedo molto concentrati sul lavoro, stando un po' sul chi va là rispetto all'amore. Potete avere delle opzioni ma non sono alla vostra altezza, perché qua il paggio di spade è un po' di stare sulla difensiva, poi c'è un'opportunità, ma io credo che sia sul lavoro. Oppure qua c'è una... vi vedo dedicarvi al vostro lavoro e stare un po' sulla difensiva o alle vostre cose, stare un po' sulla difensiva rispetto all'amore. Oppure qua avete iniziato l'opportunità con qualcuno, però non vi fidate tanto, pensate che ci sia un'altra persona o altre opzioni per quella persona con la quale avete iniziato un'opportunità. Quindi non sapete cosa pensare, dipende dai casi. Vediamo cosa succede quindi agosto 2024, Leone. Il diavolo, la stella, accipicchia, e il paggio di bastoni, wow! Allora ragazze mie, se avete avuto a che fare con una persona che era distratta per altri motivi, per lavoro o altre questioni, voi stavate un po' sulla difensiva, io vi dico che qua arriva un cambio radicale. Tant'è che te l'ho detto qua, tu non lo vedi ancora questo cambio radicale. Perché? Perché questa persona vuole ottenere, il diavolo, con la stella, vuole ottenere tutto.
con te. La stella mi parla di prima di tutto una persona che non può lasciarti andare, il diavolo, e che vuole ottenere con te la stella, amore romantico, passione, sessualità, tutto. E soprattutto se è una persona con la quale c'è stata una situazione un po' di mancanza di fiducia, un po' così, una persona distratta, io vedo che qua si risolvono con la stella, che è la carta della sanazione, anche in modo vuole risolvere a tutti i costi questa persona questa cosa. E il paggio di bastoni qua io vedo che con una comunicazione, con la passionalità si risolvono queste questioni, cambia tutto, va bene? Ora, per le ragazze singole, ragazzi singolo, io qua vi vedo al lavoro, nelle vostre cose, con le vostre, siete distratti dalle vostre cose, state sulla difensiva rispetto all'amore. Preparatevi a una bomba ad agosto. È tra l'altro vostro compleanno pure, io stavo parlando, vi ho dimenticata. Quindi ragazze mie, un regalo di compleanno, c'è questa persona, arriva un cambio radicale mentre voi state indaffarate con le vostre cose. C'è uno qua, c'è questo diavolone o una signorina, possibile segno del Capricorno oppure dell'Acquario, ma al di là del segno io lo dico, oppure dello Scorpione, al di là del segno io li dico per dare una cosa in più, però è relativo, E c'è una persona che vuole a tutti i costi, vuole a tutti i costi, paggio di bastoni, e io credo che tu sia molto felice di questa cosa, vedo molta passione, sessualità, accensione della Kundalini, risveglio di capacità psichiche, assolutamente sì, assolutamente sì. È una stesa bomba, ragazze, inaspettata e inaspettato, va bene. Quindi salvatevi questo video, mi raccomando. Vediamo un po' cosa ci aggiungono i mini tarocchi oppure cosa ci confermano. Leone. Leone. 3 di denari, energia attuale. È uscita da sola, è saltata. Qua c'è l'imperatrice. Io ti vedo proprio bene. L'imperatrice mi parla di successo, di abbondanza, anche di successo, di abbondanza, di organizzare dei piani insieme a qualcuno, è una persona che ti dà ciò che meriti. Se qua avevamo una persona che non ti ha dato ciò che meriti, qua ce l'abbiamo. Può essere la stessa o una persona completamente nuova. Ma ti vedo al lavoro per le tue cose personali, fare progetti a lungo termine su cose di lavoro magari. Sì. Però arriva una persona che ti apprezza totalmente, qua vedo. Vediamo la morte al positivo. 10 di spade, certo. Cioè, se hai vissuto una situazione di dolore o di chiusura con una persona di cui non ti fidavi, magari c'era una persona con la quale non c'era questa opportunità, arriva una persona nuova o comunque si apre una nuova tappa amorosa per te che ti fa mettere alle spalle una tappa dolorosa, mi spiego? Ok, vediamo il 7 di coppe al blocco. 7 di coppe al blocco. 8 di spade. E con l'8 di spade è non vedere via d'uscita un po'. Non vedere via d'uscita per la confusione mentale o non vedere via d'uscita rispetto a una persona che era molto impegnata sul profilo lavorativo e quindi era distratta, era un po' di blocchi in questo senso, se è il tuo caso. Distrazioni per lavoro, distrazioni per altro. Vediamo il paggio di spade, asso di denari. Il 4 di spade. Qua vedo che c'era una pausa. Oppure, vediamo, paggio di spade, asso di denari. Asso di denari di nuovo. Probabilmente la situazione nel lavoro non avanzava la situazione nell'amore non avanzava per lavoro. Però io qua vedo che avanza, E la situazione era ferma per lavoro, oppure per sistemare le cose, per venirsi incontro tra amore e lavoro, insomma. Però asso di denari, io qua vedo l'opportunità di fare dei piani insieme, venirsi incontro, c'è, qua ti vedo felice di questo, Ok. Vediamo il diavolo. Questo diavolo. Sì, asso di bastoni, vedo opportunità, passione, una persona che ti vede irresistibile qua, E la stella. Il 7 di bastoni, una persona che è intenzionata ad abbattere i limiti, a sanare eventuali limiti che sono stati messi, magari anche no contact, o una persona disposta a sanare dei limiti, a risolvere dei limiti. Vediamo di nuovo la stella e gli amanti, una persona disposta a tutto per te, ad abbattere i tuoi limiti anche. Guarda, asso di coppe, e te l'ho detto.
Anche il segno del gemelli è forte, eh? Vediamo il paggio di bastoni. Il re di spade. Sì, una persona che vuole assolutamente parlarti, ha le idee chiare, combatterà per te. Segni d'aria sono forti qua, vedi la temperanza, una persona che ti parlerà con le idee chiare, ha le idee chiare, combatterà per te, sa cosa deve fare, di spade, l'altra persona, paggio di bastoni sei tu, no Leone? Quindi una persona che proprio ti vuole parlare, ti convincerà, io vedo che proprio sarai felice in questo mese, non lo sai ancora. Oppure non sai che decisione prendere ancora rispetto a questa persona, sarai molto felice di questo, eh? Ok. Vediamo un po' cosa ti dirà con i miei oracoli, lui lei che non tolgono, non lasciano spazio al dubbio. Per tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi, i miei oracoli, lui lei sono disponibili sotto all'info box in descrizione. Cosa ti dirà questa persona? Anche il segno del toro è forte, eh? Ti prego, fallo ancora. Allora, ti dico una cosa, per alcuni di voi, questo ti prego fallo ancora, ha a che fare con un atteggiamento tuo, con un comportamento tuo che fai e che manda in tilt questa persona. Mm? Per tutte voi e tutti voi, ti prego fallo ancora, il tuo sposo divino, il principe, il tuo sposo celeste o sposa celeste che ti dice continua a fare il lavoro su di te della tua autostima, imperatrice anche se sei uomo, a sentirti parte con tutti gli elementi della natura, la tua coralità, gli spiriti che ti abitano, continua, fallo ancora, ti prego fallo ancora perché vedrai i risultati. Ok, vediamo ancora. Siamo un esempio di bellezza, amore e poesia, noi siamo l'amore. Qua arriva una persona che ha tutte le intenzioni di combattere per te, perché vede in te un adempimento, diciamola così, nel nostro canale, nella nostra scuola iniziatica. Questa persona vede in te l'adempimento del suo daimon. Mm? Ok, bellissimo. Ancora. Amore mio, tac, ti ho cercata per vite intere, che ti ho detto farà di tutto per te questa persona. Ti ho cercata per vite intere. Questo è sia la persona che ti parla in questi termini, sia il tuo sposo celeste o sposa celeste che, come vi ho insegnato nel video Fiamme Gemelle, Anime Gemelle, ti dice: amore mio, ti ho cercata per vite intere, affinché tu ti risvegliassi, affinché tu abbattessi le paure del non credere in te stessa, in te stesso, come nel mito di Amore e Psiche, come vi insegno in quel podcast. Ok. Vediamo l'ultima carta di queste, poi ci mettiamo gli oracoli. Amore. L'eremita. Questa per alcuni di voi è una persona che conoscete già, che vi ha pensato fino all'inverosimile. Infatti qua c'è il giudizio che rinasce nei tuoi confronti. Ti ha pensato, ti ha osservato fino all'inverosimile. E per altri di voi l'eremita è che tu arriva questa persona e ci vai prudente, un po' di blocchini ci sono, ci vai un po' prudente, però qua vedo che ti apri. Fammi vedere ancora sull'eremita. 5 di spade, ci vai un po' prudente perché c'è un po' di rancore, sei una persona che conosci già. Vedi la papessa, ti connetti alle tue intuizioni prima di agire, ma è quello il corpus principale che ti dicevo qua. Fai le meditazioni per avere le idee chiare, d'accordo? Sia che sia una persona che già conosci, sia che sia una persona nuova. Ok, vediamo un po' cosa ti dice l'ultimo oracolo, eccoli. Potere superiore, è tempo di fare un sonnellino, e la tribù. Allora, qua vedo situazioni che erano ferme per necessità karmiche a livello amoroso, potere superiore, e già ce l'avevano raccontato i tarocchi. È tempo di fare un sonnellino, cioè la situazione era ferma, o tu te la prenderai con i tuoi tempi, l'eremita, quando arriva a bomba questa persona. La tribù mi parla di un incontro che ci sarà tra di voi, di un incontro laddove ci si parlerà. Vediamo cosa, due altre. Tic tac, guarda, sono le stesse carte. E questo è il mese del tempo divino in cui c'è l'adempimento di un certo potenziale. E la rigenerazione. Vedo un incontro che porta a rigenerarsi, a far rigenerare l'amore per te. Quindi sia con una persona nuova o con una persona che già conosci.
d'accordo? Ok. Mettiamoci adesso un'ultima parola chiave per te in questo mese, con i bigliettini questi, se riesco a batterli piano piano, piccolissimi. Vediamo. Morale, la morale, la morale. Qua si aprirebbe il podcast. Ormai in tutti i podcast vi parlo della morale e del senso comune, del luogo comune, che va distrutto. La morale e il senso comune va distrutto, perché la morale e il luogo comune ha a che fare con la tua mente razionale che non ti fa sentire all'altezza del tuo talento e di chi sei. Quindi di conseguenza giudichiamo gli altri e gli eventi da un punto di vista moralistico e non da un punto di vista estetico della bellezza naturale, e tutto ciò che capita ha a che fare con enti, entità, spiriti, con la bellezza naturale. Quindi qua c'è il superamento in questo mese della morale comune, del luogo comune, che è la più grande forma di emorragia energetica che ci possa essere, che ci toglie forza, ci toglie grinta, ok? E non ci fa avere il potere che è proprio tuo, del leone, della volontà, la morale comune, il luogo comune, la morale, la mente razionale ti toglie il potere della volontà. Quindi questo mese c'è la rigenerazione a tutti i livelli di questa morale, che va da una morale, come si abbatte il luogo comune, come si abbatte la morale, l'etica morale, come si abbatte? Con l'estetica, con la bellezza naturale. E quindi tu questo mese mi vinci con la bellezza naturale, va bene? Di chi sei. Quindi ragazze mie e ragazzi, detto questo, stesa epica, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!